Gli aggettivi di relazione o relazionali sono quelli che derivano da un nome e che con tale nome stabiliscono e mantengono una relazione stabile sul piano del significato. Proprio perché derivano da un nome, gli aggettivi relazionali sono anche detti aggettivi denominali. Gli aggettivi relazionali si formano aggiungendo ai nomi dei suffissi. Vediamo quali sono i più ricorrenti, accompagnandoli con un paio di esempi. Ale. Da liceo avremo liceale. Da fisco, fiscale. Ano. Da mondo, mondano. Da Italia, italiano. Are. Da angolo, angolare. Da luna, lunare. Ario. Da banca, bancario. Da autorità, autoritario. Ico. Da storia, storico. Da scuola, scolastico. Istico. Da folklore, folcloristico. Da calcio, calcistico. Oso. Da neve, nevoso. Da ferro, ferroso. Anche se gli aggettivi di relazione costituiscono una sottoclasse degli aggettivi qualificativi, non indicano una qualità, ma esprimono invece la relazione che sussiste tra il nome a cui si riferiscono e quello dal quale derivano. Essi possono infatti stabilire un rapporto tra uno spazio e un luogo, tra un nome e uno specifico territorio, tra un oggetto e la materia, tra una malattia e l'organo colpito e così via. Facciamo alcuni esempi. Via periferica, cucina giapponese, scultura bronzea, ischemia cerebrale. Gli aggettivi di relazione possiedono anche alcune caratteristiche che li differenziano dagli aggettivi qualificativi. Essi infatti non precedono il nome a cui si riferiscono, ma lo seguono, perché hanno una funzione restrittiva, cioè limitano il significato di un nome a un ambito specifico. Esempio: un clima autunnale, non un autunnale clima. Non hanno il grado comparativo e superlativo. Si può dire infatti una rata annuale, non una rata più annuale o annualissima. Non possono essere usati in funzione predicativa. Si può dire il sistema solare, ma non il sistema è solare. Non possono essere determinati da avverbi. Si può dire la cronaca calcistica, ma non la cronaca troppo calcistica. Possono essere sostituiti dal nome da cui derivano, preceduto da una preposizione. Ad esempio, l'espressione un giardino comunale può essere sostituita con un giardino del comune. Note: quando l'aggettivo di relazione è usato in senso figurato, l'uso del comparativo e del superlativo è possibile, come nella seguente frase. Francesco è italianissimo. Quando in casi particolari gli aggettivi relazionali sono usati per indicare una qualità del nome, non una relazione, sono da considerarsi aggettivi qualificativi e pertanto ne seguono le regole. Se ad esempio diciamo un trattato scolastico, scolastico in questo caso non significa relativo alla scuola, ma poco originale. Eccezioni. In alcuni casi gli aggettivi di relazione sono formati da una radice in parte o del tutto diversa da quella del nome. Facciamo qualche esempio. Da acqua si forma idrico, da cuore cardiaco, da guerra bellico, da navigazione nautico, da pecora ovino, da terremoto sismico, da vecchiaia senile, da Grecia greco o ellenico, da Giappone
nipponico o giapponese.